Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale, spero abbiate passato un bel sabato. Qua chiaramente è ancora giorno, però insomma parliamo delle cose che ci interessano. L'esordio di Spalletti sulla panchina della Juventus è un esordio vincente, cosa molto importante. 2-1 alla Cremonese, però con un finale in classico stile Juventus dei tempi recenti, con forse anche troppa sofferenza contro una squadra che fino a quel momento, a parte il gol che arriva su un chiamiamolo errore o forse orrore da parte di Gatti su Vardy, beh, a parte quello mi sembra che la Cremonese abbia creato pochi problemi quest'oggi alla Juventus, che ha giocato la classica partita un po' a due facce, ma adesso ci arriviamo. Quindi insomma, prima di iniziare come sempre questa conversazione tra di noi, mi raccomando iscrivetevi al canale, sapete che è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e un commento perché sono curioso di sapere diciamo le vostre opinioni su questa prima uscita di Spalletti, anche se effettivamente prima uscita non è, perché insomma il tecnico ha avuto un paio di rifiniture per poter poi decidere chi mettere in campo oggi. E credo onestamente che Spalletti abbia anche capito in fretta che questa Juve va un po' a corrente alternata, si prende delle pause durante la partita e poi soprattutto nel finale quasi crolla dal punto di vista fisico. È chiaro che per esempio Thuram proviene da un infortunio e non era al 100%, però mi sembra che sia veramente uscito con la bombola d'ossigeno, quindi sarà anche interessante vedere che tipo di cambiamenti poi Spalletti farà dal punto di vista proprio della preparazione, utilizzando anche probabilmente Burgess che è arrivato, e quindi ci si aspetta anche magari la capacità della Juventus di rimanere nella partita più a lungo proprio dal punto di vista fisico. Comunque, nonostante chiaramente la sofferenza, che è un po' quello che ci contraddistingue in questo periodo, ci sono anche delle note positive, cioè ce ne sono tante. E poi ci sono insomma le solite cose, come abbiamo parlato della condizione fisica, ma anche un po' forse dell'imprecisione negli ultimi 30 metri, che insomma sono un po' i nostri talloni d'Achille. Comunque il mister è qua per questo, secondo me aiuterà molto in tante fasi di gioco dove la Juventus è un po' deficitaria, e quindi ci vorrà anche un po' di tempo per lui per riuscire a entrare diciamo aiutare la Juventus a entrare in nuovi meccanismi. Comunque, vista l'assenza di Kelly, infortunato sulla sinistra, Spalletti fa la prima scelta e l'aveva detto in conferenza stampa che è anche importante che i calciatori siano disponibili, e schiera Cobb Miners braccetto di sinistra. Secondo me lì c'è anche l'idea un po' di sfruttare la capacità di Cobb Miners negli inserimenti. Infatti quello che aveva detto in conferenza era che a suo parere Cobb Miners, quando gioca a spalle alla porta o comunque in una situazione dove non ha l'opportunità di inserirsi ma gioca quasi da fermo, perde un po' della sua efficacia. Quindi un po' sorpresa, anche se sappiamo che con Miners in passato ha giocato difensore, però lo schiera sulla sinistra, in mezzo Gatti, poi Kalulu in questo trio difensivo, quindi insomma Kalulu l'altro braccetto dall'altra parte, poi va a confermare Kostic davanti a Miners sulla sinistra, e Cambiasso a destra, che sicuramente, questa è la mia opinione personale, è una posizione dove Cambiasso diventa un po' più diligente nei suoi compiti, un po' meno, rischia un po' meno di andare a girovagare per il campo come fa quando normalmente gioca a sinistra, dove si accentra molto spesso. Invece quando parte da quella fascia, la destra secondo me tende a essere un po' più diciamo quadrato nella sua prestazione. Poi in mediana c'erano Locatelli e Thuram quest'oggi, e poi davanti Vlahovic, scusate, e dietro Openda a sinistra e McKennie. Il primo tempo secondo me della Juventus è stato un primo tempo molto ma molto buono, questa è la mia opinione, quindi ditemi chiaramente anche la vostra. Ho visto una squadra molto ordinata, ben messa in campo, e soprattutto finalmente con una palla che non sembrava scottare tra i piedi. Non c'era quella sensazione che il calciatore che avesse il pallone tra i piedi non vedesse l'ora di scaricarlo, o forse quasi sorpreso di averlo. Mi è sembrato che sia stata molto più diligente la Juventus nel primo tempo per quanto riguarda il controllo e anche la precisione nei passaggi. E le occasioni nel primo tempo ci sono state più di una, e a rammarico secondo me è proprio quello che bisognava chiudere la partita nel primo tempo, invece poi di rischiare nel secondo tempo, anche se vi ripeto non è che la Cremonese abbia fatto tutte queste occasioni da gol, però come si sa sul 2-1 poi basta un calcio d'angolo per poi mangiarsi le mani e perdere altri 2 punti per strada. Comunque buona la coppia secondo me Openda e Vlahovic. Il primo attacca molto la profondità, il secondo invece gioca di sponda e gli piace parecchio ad Dusan
giocare spalla alla porta. A Luis Openda manca la precisione negli ultimi metri, si vede, c'è anche secondo me quella, non so, visto che non ha giocato così spesso, e non ha avuto, secondo me, non è entrato molto nei meccanismi, visto che insomma con Tudor si cambiava l'attacco molto di frequente, ha bisogno un po' più di giocare e veramente andare a ritrovare quella convinzione nei suoi mezzi e in se stesso che probabilmente sarà capace di ritrovare se Spalletti gli darà un po' più di continuità. Dusan invece per me è stato ancora una volta uno tra i migliori in campo, ho visto tanta voglia, tanta applicazione ma anche tanto sacrificio per la squadra e proprio una convinzione di giocare molto di più per la squadra. Ci sono un paio di situazioni dove magari poteva passare invece che andare al tiro, soprattutto nel primo tempo, però ho visto un Vlahovic molto molto concentrato, che è un qualcosa che ci fa veramente ben sperare e sarà un valore aggiunto fino a quando rimarrà la Juve in questo momento. Molto bene anche Kostic, che ha la bravura, secondo me, e anche la fortuna un po' in quella situazione, però si è fatto trovare pronto nel momento in cui ha sbloccato la partita nel primo tempo e poi mantiene la stessa intensità e la stessa caparbietà, la stessa voglia per tutta la durata della partita fino a quando poi abbastanza stremato viene sostituito nel secondo tempo. E quello di Kostic secondo me è un po' anche una sorpresa per molti di noi perché io sono di quelli che l'aveva criticato parecchio anche in passato perché gli mancano certe cose secondo me e poi è abbastanza monotematico nelle sue decisioni, invece oggi ci ha fatto vedere che sa dribblare, sa centrarsi, ha comunque la capacità di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, fisicamente sembra che sta bene, quindi potrebbe essere una pedina da non sottovalutare nello scacchiere di Spalletti. Da segnalare anche nel primo tempo poi comunque quel paro di Locatelli che è comunque un'occasione da gol abbastanza importante. Noi siamo talmente sfortunati che la palla quando sbatte sul palo comunque non ci capita mai tra i piedi, vero, però c'è anche da dire che il primo tempo è stato veramente ricco di secondo me opportunità per la Juventus per portarsi quantomeno sul 2-0. Nel secondo tempo invece la Juve cala fisicamente in maniera anche molto vistosa, va a raddoppiare con Cambiasso su un gol grazie al neo subentrato insomma Chico Conceição e poi si fa sorprendere da un pallone insomma alto dove Gatti lascia rimbalzare il pallone e a circa 40 metri dalla porta uno contro Jamie Vardy e insomma va a contatto fisico, perde il contatto fisico che mi sembra una cosa abbastanza ridicola perché se lì c'è Bremer probabilmente Vardy è ancora lì che gira per il campo, capito, se va uno contro uno a livello fisico contro uno come Bremer, invece con Gatti purtroppo lì fa una sciocchezza. Poi a mio parere nel gol di Gregorio non è che possa parare quel tiro, ci mancherebbe, però gli manca un po' di esplosività, di lettura anche in certe situazioni, perché forse in quel momento, visto che vedi che Vardy va via a Gatti, puoi anche decidere di andare fuori, di cercare di mettere il corpo, coprire più spazio della porta che puoi, però rimanere un po' fermo di così, secondo me si può allenare anche quella situazione di gioco dove si può cercare di fare quel qualcosina di più proprio per cercare di migliorarsi anche in quella situazione. Comunque dai, alla fine portiamo a casa questa partita con, ripeto, Kostic che a mio parere è stato il migliore in campo, Vlahovic molto ma molto applicato e molto volenteroso, Coppa che si è sacrificato però utile in quella posizione dove non sarei sorpreso se magari lo potessimo vedere ancora qualche volta perché Spalletti è anche famoso per, come si dice, andare a trovare delle nuove collocazioni a certi giocatori. Brozovic può essere un esempio, ma ce ne sono anche altri, Pizarro quando era all'Udinese, e poi creare quasi delle nuove carriere a questi giocatori. Abbiamo visto Cambiasso che a mio parere è in crescita, soprattutto su quella fascia, come ripeto, tende a essere un po' più dirigente e anche un po' più facile da gestire da parte del tecnico, e un Openda che chiaramente deve lavorare sulla mira, però credo che non ci sia molto da dire per quanto riguarda anche il giocatore belga per quanto riguarda l'applicazione, perché di applicazione ce n'è stata e di movimento ce n'è stato parecchio da parte di Openda, che a me non è dispiaciuto da quel punto di vista. Poi è chiaro, un attaccante deve anche andare a segnare. Thuram invece al rientro dall'infortunio è chiaramente sembrato abbastanza sottotono, almeno questa è la mia opinione, insieme anche in mediana lì a Locatelli fa alcune cose buone, secondo me alcune cose un po' meno, però entrambi nonostante Kefren Thuram, ripeto, non sia il meglio, non offrono secondo me quella qualità che Spalletti vorrebbe chiaramente in mezzo al campo.
ma come sa anche il mister per ora questi abbiamo e con questi dobbiamo fare, e secondo me Spalletti lavorerà molto soprattutto per quanto riguarda i meccanismi in mediana, per riuscire anche a ripulire tanti palloni. Ci ricordiamo che Lobotka nel Napoli faceva proprio quello, il suo compito era quello di pulizia, e a Spalletti piace parecchio quel ruolo un po' da pivot, da playmaker lì davanti alla difesa, e secondo me col tempo è chiaro che si andrà a vedere una difesa a 4, non credo che ci siano dubbi per quanto riguarda quello, e sarà interessante anche vedere come poi Spalletti andrà a ristrutturare la Juventus. Di Concessa l'abbiamo detto, entra, fa l'assist per il 2-0, però perde, se l'avete visto, l'avete notato, quella palla pesante in contropiede che la Juventus aveva, anzi quella opportunità, e poteva aprirla, non mi ricordo se era a destra o a sinistra, forse c'era Cambiasso, anzi sulla destra, che era pronto a ricevere il pallone, o forse Cambiasso era già uscito, comunque c'era qualcuno sulla destra e anche Kostic a sinistra, ma lui preferisce andare da solo, fare l'ennesimo dribbling in più, e se avete notato il mister comunque ha preso appunti, cioè è chiaro che con Sessao entra, fa l'assist, però Spalletti vede quell'errore, prende appunti, lo guarda, e secondo me potrà aiutare veramente tanto Cico a crescere, soprattutto nelle ultime scelte, e se dovesse crescere potrebbe diventare un giocatore veramente devastante per la Serie A, secondo me. Comunque Spalletti l'abbiamo visto, ha richiamato i suoi, si è fatto sentire, si è lamentato con l'arbitro anche in quel cambio di rimessa laterale verso la fine, che comunque conta perché sono sempre secondi in più, e soprattutto la palla era tua, era stata data all'avversario, quindi mi piace vedere anche uno Spalletti così già attivo e che ci tiene così tanto, però è uno che è molto presente, è sempre lì in piedi, insomma molto concentrato. Sì, è già capito che la Juventus ha con lui, secondo me, l'opportunità di essere una Juve diversa, si intravedono le potenzialità di cui si parlava, soprattutto la gestione del pallone, secondo me è un aspetto in cui la Juventus, se ci pensate, è tuttora tra le peggiori della Serie A per quanto riguarda statistiche nel possesso e nelle scelte negli ultimi 30 metri di campo, quindi Spalletti può sicuramente migliorare questo dato. È chiaro che quella di oggi non è ancora la Juve di Spalletti, anche perché mancava Yildiz, il nostro uomo sicuramente più determinante, e bisognerà capire anche un po' questa situazione di Yildiz per questo fastidio al tenere rotulo, che può essere una magagna, come si dice forse in Veneto, abbastanza insomma una gatta da pelare e difficile anche da curare, però una cosa è certa, che la Juventus di Spalletti avrà un'idea di gioco e secondo me crescerà gradualmente partita dopo partita. Questo non vuol dire chiaramente che vinceremo tutte le partite, e ci sarà sicuramente anche un periodo di adattamento, ma si comincia a vedere secondo me la giusta direzione, anche se siamo solo alla prima partita e chiaramente bisogna mantenere i piedi per terra, però sinceramente in questo momento sono soddisfatto di questo inizio. Credo che questo possa essere un matrimonio molto interessante, quello tra la Juventus e Spalletti, perché costringerà sia la Juve sia Luciano a uscire un po' dalla propria comfort zone, con qualcosa che poi aiuta chiaramente a crescere. Comunque ragazzi, piedi per terra, perché martedì c'è una gara importantissima in Champions League che inizia già a avere il sapore un po' da dentro e fuori. Speriamo che questo effetto cambio panchina, che insomma dà un bel po' di energia, possa continuare e che ci possa portare anche alla sosta con qualche punto e qualche certezza in più. Comunque ditemi la vostra, sono curioso di sapere come l'avete vista voi, come l'avete sentita voi, qual è la vostra opinione insomma per queste poche ore in cui abbiamo avuto Spalletti in panchina, e noi ragazzi ci sentiamo martedì, come sempre forza Juve, un bacio, ciao.